E vai, che presto i giorni si allungano. Ciao a tutti, benvenuti, è un piacere di trovarvi qui e soprattutto un grande benvenuto, caloroso benvenuto e un grazie a Sandro Gozzi, Grazie a voi. eurodeputato. Ciao Sandro, eurodeputato del gruppo Renew Europe, membro di Italia Viva e possiamo dire senza esagerazioni l'uomo del Recovery Fund, così ti hanno chiamato giustamente. Intanto grazie per essere qui. Grazie a voi. Allora Sandro, siamo reduci appena freschi di questo Consiglio europeo del 21 di luglio che ha raggiunto il famoso accordo sul Recovery Fund. Sicuramente un evento importante, da alcuni salutato proprio come un passo decisivo, quasi un cambio di paradigma nel cammino dell'Europa, da altri visto in modo più tiepido, da alcuni addirittura considerata una vittoria mutilata. Questo in ragione delle cosiddette condizionalità che accompagnano, no? il piano di finanziamento. Ecco, nessuno meglio di te, ovviamente, che ne sei di fatto l'ideatore, può darci un giudizio su questo, Sandro, equilibrato e pertinente. Sei quindi pienamente soddisfatto di questo accordo? Sì, sono pienamente soddisfatto perché è una risposta straordinaria a una crisi straordinaria, una risposta senza precedenti e perché l'Europa questa volta ha risposto in maniera efficace, rapida a una crisi e quindi a una risposta molto diversa dall'Europa che abbiamo visto durante la crisi finanziaria del 2008, durante la crisi migratoria del 2014-2015. Quindi ottima risposta europea, contento anche perché, uno, 750 miliardi, di cui 390 miliardi di sussidi. Due, l'Italia è il principale beneficiario di questo perché riceverà in tutto 209 miliardi, ma soprattutto è il modo in cui noi abbiamo dato nuove risorse. Sulla base del bilancio europeo andiamo sui mercati, emettiamo dei bond, delle obbligazioni comuni, emettiamo debito comune europeo e quindi dimostriamo di credere talmente in questo piano di rilancio europeo e che siamo convinti che i profitti che faremo domani insieme dall'attuazione di questo piano sono di gran lunga superiore ai debiti che facciamo oggi. Quindi questa idea di fare debito comune, di scommettere insieme sul futuro e di ritrovare una fiducia reciproca, perché indebitarsi insieme, andare sui mercati vuol dire fidarsi gli uni degli altri, perché bisogna che i mercati si fidino di noi. Questo mi sembra qualcosa di straordinario ed è veramente un passo, un pezzo di Europa federale che vogliamo. Siamo pienamente d'accordo. Sì. Dal punto di vista invece, per un attimo ricollegarci a quello che è l'introduzione che ha fatto Annalia, sulle queste famose condizionalità viste sia sotto forma di prerequisiti, sia sotto forma di eventuale valutazione da parte della Commissione nel caso che uno Stato membro lo richieda e che comunque andrebbe a rallentare l'accesso comunque alla ricezione dei fondi. Dal tuo punto di vista, cosa pensi che il nostro governo, in che modo il nostro governo dovrebbe agire in questo senso? Cioè in quali settori dovrebbe concentrare gli interventi e le riforme dal tuo punto di vista? Ma innanzitutto abbiamo detto facciamo debito comune insieme, facciamo investimenti insieme, scommettiamo insieme su dei trasferimenti di cui l'Italia dei sussidi a fondo perduto. Non vanno restituiti i soldi del recovery plan, quei 390 miliardi, quegli 80 e passa miliardi che l'Italia riceve, non li deve restituire. E quindi è normale che nel momento in cui facciamo un'operazione insieme verifichiamo anche come questi soldi vengono utilizzati. Secondo me l'Italia deve innanzitutto affrontare dei nodi che sono lì da tanto tempo. C'è un moloch burocratico in Italia, c'è una burocrazia pesantissima che rallenta tutto, una profonda riforma dell'amministrazione, soprattutto per i procedimenti che devono portare all'erogazione di questi soldi, questi fondi, è fondamentale. La giustizia in Italia, scusatemi, ve la dico in diretta, fa schifo. Sì, Fa schifo, sia dal punto di vista civile che dal punto di vista penale. È evidente che va profondamente riformata e questo è un altro punto fondamentale. Una politica degli investimenti nelle infrastrutture, nell'alta velocità ad esempio, ma anche interventi nelle autostrade che esistono. Questi sono semplicemente delle ovvietà
che però aiuteranno l'Italia a contribuire alla crescita di se stessa e dell'intera zona euro. E per concludere con un ultimo punto che ci sembra molto importante, Sandro, è questo. Sempre nell'accordo raggiunto si cita il rispetto, il dovere di rispetto da parte dei Paesi membri dello Stato di diritto. È evidente che il pensiero corre subito all'Ungheria di Orbán, alla Polonia, insomma ai paesi in questo piuttosto deboli, per usare un eufemismo. Quello che si è citato, quello che è stato fatto, lo ritieni sufficiente o sarebbe stato necessario, come taluni sostengono, avere più coraggio? Lo ritengo un passo in avanti importante, è una battaglia che ho fatto in prima persona dal 2014, quando noi avevamo la presidenza di turno dell'Unione Europea. Sono stato io a introdurre per la prima volta nel Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea un dialogo sullo Stato di diritto. Nel 2015 io e Matteo Renzi dicemmo che non si poteva dare fondi europei a chi rifiutava i rifugiati politici. Grazie a Emmanuel Macron, grazie a Angela Merkel, grazie in questo caso a Mark Rutte, il tanto criticato Mark Rutte, che però sullo Stato di diritto si è battuto molto, e grazie a noi al Parlamento europeo, per la prima volta si fa in questo accordo sul piano di rilancio e sul bilancio dell'Unione Europea un legame diretto tra violazioni dello Stato di diritto e erogazione dei fondi. E questo è un passo in avanti importantissimo. Adesso però bisogna che molto rapidamente la Commissione faccia la proposta per rendere questo meccanismo operativo. Che cosa deve fare la Commissione? Deve fare una proposta per permettere ai governi di decidere a maggioranza e non all'unanimità se congelare o sospendere i fondi di un governo che viola lo Stato di diritto. E tra l'altro noi come Renew Europe abbiamo fatto una proposta in più, ci ho lavorato direttamente io con una mia collega ungherese, Katalin Cseh, che tra l'altro verrà anche alla Summer School a Castrocaro Terme di Italia Viva. Politica, sì. Su mio invito abbiamo fatto un documento che chiamiamo la condizionalità intelligente, in cui dimostriamo che si possono congelare i fondi agli amici di Meloni e Salvini, vedi Kaczynski, vedi Orban. Allo stesso tempo si può continuare a dare i fondi alle piccole e medie imprese, alla società civile, ai sindaci dell'opposizione, perché si può avere un meccanismo in cui temporaneamente è la Commissione, senza passare dal governo ungherese o polacco, a dare i fondi alla società civile o alle minoranze discriminate. Quindi avrei voluto che l'Italia fosse un po' più, si fosse fatta un po' più sentire. Io capisco che l'Italia era molto preoccupata di non ricevere i fondi sufficienti, però non è una battaglia che il governo italiano ha fatto, e spero che in futuro il governo italiano si faccia un po' più sentire anche su questo. Però adesso noi lavoriamo sulla base di quella clausola che c'è e che è una breccia. Abbiamo aperto una breccia sulla quale dobbiamo lavorare, che dobbiamo concretizzare in tutto il suo potenziale. Grazie, chiarissimo Sandro. Grazie mille, grazie Sandro, ti ringraziamo Grazie a voi. per il tuo tempo, ma soprattutto per i contenuti che hai condiviso, che sono fondamentali, importantissimi, e magari poi quando, a seconda dei passi che farete in Europa, magari ci aggiorniamo in un tempo futuro, ci tieni informati, insomma. Con grande piacere. Grazie saluti ancora. A tutti i cesenati e cesenaticensi. Assolutamente sì, che ben ti conoscono fra l'altro, quindi grazie di nuovo Sandro. Grazie, buon lavoro. A voi. Grazie. Oh.